Ciao a tutte, oggi continuerò e realizzerò il compagno della Sunbonnet su Overall Bill, sempre all'interno della Shadow Box. I passaggi per incollare il tessuto alla base della Shadow Box è lo stesso identico, però ripeto, come vi ho già detto in questo tutorial, che vi posterò qui il link per chi se lo fosse perso, i passaggi saranno identici, anche l'applicazione del recinto. Quindi andate a guardare questo tutorial se vi piace questo tipo di soggetto, perché oggi realizzerò lui, che sarà bellissimo, ragazze. Adesso vi spiego tutto nel dettaglio. Allora, la testa, le braccia, le scarpette e il busto sono lo stesso cartamodello della Sunbonnet, però ve lo rimetterò qui giù nella descrizione del video tutorial. Per chi invece non può scaricare il cartamodello, mano a mano adesso darò tutte le misure, le scriverò qui in sovraimpressione, quindi iniziamo subito il tutorial. Ricordo che questo è un progetto facilissimo alla portata di tutte, si realizza con ritagli di tessuto, potete cucire anche a mano oppure sotto la macchina da cucire. Vi renderò facile tutto il progetto come al solito e ci vorrà pochissimo materiale: ovattafiocchi, ago, filo, macchina da cucire se volete cucire a macchina e colla a caldo. Va bene? Quindi iniziamo subito. Tutto quello che voi vedete qui, quindi la shadow box, il recinto che ho dipinto con l'acrilico, perché questi materiali li ho acquistati da Teddy, un negozio bellissimo che io adoro, che vende anche articoli per noi creativi e sono prezzi accessibili a tutti. Ora vi spiegherò tutto nel dettaglio. Quindi il recinto lo trovate color legno se lo prendete da Teddy, poi io invece l'ho dipinto con l'acrilico perché il bianco mi piace di più in bianco. La shadow box pure, il secchiello anche, e anche il cestino che adesso vi farò vedere. E niente, ragazze, poi la decorazione è questa, ma come dico sempre io, voi metteteci del vostro. Potete anche fare queste due bellissime applicazioni, Sunbonnet e Overall Bill, applicate anche in un copriforno, in una borsa, dove volete. Non per forza dovete realizzarli e applicarli in una shadow box. Io ho deciso di farli nel quadretto perché mi piacciono di più, ma potete metterli ovunque, ragazze. Quindi iniziamo. Allora, ragazze, per prima cosa la testa, le braccia e mi sono persa le scarpette, eccole qui, e le scarpette sono identiche a quelle della Sunbonnet, quindi carta modello è uguale, ma io ve lo metterò sempre giù nella descrizione del video, va bene? E qui scrivo adesso le misure della testa, perché chiaramente non può scaricare il cartamodello, delle braccia e delle scarpette. Io le ho realizzate con il panno Lence, 2 tessuti per ogni scarpetta, e poi le incollate qui sul bordo, oppure fate un punto filzo, un punto festone, quello è il punto che sapete fare. Va bene? Poi queste sono le bretelle, 2 tessuti in jeans messi dritto con dritto. Io sto utilizzando un jeans di cotone leggero, ragazze. Questi sono ritagli di tessuto, vedete, è talmente sottile ed è anche leggermente elasticizzato. 2 tessuti per ogni bretella, ve lo metto qui. Poi intanto vi do le misure di tutto: il colletto, perché avrà anche il collettino, questo è il cartamodello, qui le misure, e io lo realizzerò solo col panno Lench, solo un tessuto, va bene? Dopo vi faccio vedere come lo vado ad applicare. Quindi conserviamo il cartamodello e lasciamo fuori tutto, così è una volata, ragazze, realizzarlo. Poi questo è il bustino, dimenticavo il bustino, il corpetto è identico pure questo a quello della Sunbonnet, però ovviamente chiaramente lo realizzerò col quadrettino. Questa è tinta in filo, ma usate i tessuti che avete, 2 tessuti messi dritto con dritto. Dovete disegnare la sagoma, quindi il tessuto deve essere un pochino più grande del cartamodello. Disegnate la sagoma con la penna cancellabile sul rovescio del tessuto e poi si andrà a cucire sul disegno della sagoma, e l'apertura sarà qui in basso. Per quanto riguarda il corpetto, potete o mettere prima di cucire l'ovatta piatta dietro, oppure una volta cucito potete riempirlo, come farò io ad esempio, con un po' di ovatta a fiocchi. Questa volta metterò l'ovatta a fiocchi, perché invece nella Sunbonnet ho messo l'ovatta piatta, ma indifferente, quindi o mettete quella o mettete l'ovatta a fiocchi come farò io. Poi
Questo è il cartamodello, ci sono tutte le mie indicazioni, questo è il cartamodello delle maniche. Per fare le maniche ci vorranno due tessuti e userò sempre chiaramente la stessa fantasia e lo stesso tessuto con cui realizzerò il corpetto. Il corpetto in poche parole sarà la magliettina di Overall Bill, quindi due tessuti, uno per ogni manica e qui le misure. E questo cartamodello lo mettiamo qui. Ora arriviamo al pezzo quello bello, ragazzi, la salopette chiaramente deve essere di profilo. E come si realizza? Dovete prendere due tessuti per ogni sagoma. Qui vi metto la misura. Due tessuti che verranno messi, mi raccomando, dritto con dritto. Poi, vabbè, adesso questo mano a mano ve lo faccio vedere, ma i tessuti devono essere due messi dritto con dritto. Disegnate la sagoma qui sul tessuto con la penna cancellabile e adesso aspettate che vi faccio vedere come si cuce. E questa è l'altra sagoma di profilo della salopette. Di questa sagoma, qui vi metto la misura, dovete invece disegnarne due sempre messi dritto con dritto, mi raccomando. Dovete mettere i tessuti dritto con dritto perché altrimenti poi non vi combaceranno. Disegnate la sagoma e adesso vi faccio vedere come si cuce. Overall Bill avrà un bel cappello in paglia. Allora, se avete l'aiuta verrà bellissimo, ragazze. Non vi preoccupate se sfilaccio perché ora vi do dei trucchetti per non far sfilacciare l'aiuta, anche perché lo assembleremo nel modo più semplice e facile possibile, anche perché sono pezzi piccoli e sotto la macchina da cucire non è semplice cucirli. Quindi seguite il video così vi dirò tutto. Questa è la sagoma della falda, qui le indicazioni delle misure, due tessuti per la falda, ragazze, due tessuti. Questa sarà la calotta, una striscia di tessuto, qui la misura. E questo sarà il tappo che metteremo qui nella calotta una volta realizzata, qui la misura. Questo è il cartamodello, questo lo togliamo, vedete? Due tessuti messi dritto con dritto. Allora, questo tessuto, se voi lo guardate attentamente, sembra juta, ma non lo è. Questa è una finta juta, è un tessuto di cotone. Questo tessuto è eccezionale, l'ho scoperto per caso quando sono stata da Teddy a comprare l'altra Shadow Box e anche il cestino che vi ho fatto vedere prima. Sembra aiuta, ma non lo è. Ed è un tessuto bellissimo che ho trovato proprio da Teddy, ragazze. Io che vado molto spesso da Teddy non l'avevo mai visto. Praticamente sono piccoli pezzetti di tessuto. Adesso devo essere sincera, non mi ricordo la misura, credo che sia 20x20, ma non ne sono sicura, costano pochissimo. E quindi ho deciso di prenderlo per fare il cappello. E quindi l'ho preso, ragazze, costa anche pochissimo, costerà €1 e qualcosa, E quindi niente, ho deciso di farlo così proprio perché assomiglia molto all'aiuta, va bene? Ma se avete l'aiuta fatelo con l'aiuta, non vi preoccupate perché adesso vi svelo un piccolo segreto per evitare che il tessuto in aiuta vada a sfilacciarsi, oppure se usate anche un colore neutro che avete di cotone, tovagliato, quello che avete, pannolence, ragazze, potete usare qualsiasi tessuto, va bene? Quindi non vi create il problema di come, cioè dei tessuti che dovete usare perché non esiste, potete utilizzare qualsiasi tessuto, va bene? Io ho visto questo e quindi ho deciso di realizzarlo così. Allora, iniziamo, ragazze. Per prima cosa andiamo a realizzare le maniche. Eccole qui. Iniziamo a realizzare le maniche. Due tessuti, uno per ogni braccino. Posizionatevi sul rovescio del vostro tessuto. Io non ho un dritto rovescio, ragazze, ma se voi l'avete posizionatevi sul rovescio. Sulla parte inferiore dovete fare così una piega, un bordino di 1 centimetro, e poi un'altra piega da 1,5 cm, 1,5 cm, così. Dopodiché fate la stessa cosa chiaramente anche a quest'altra manica, magari fatelo prima così le fate uguali, quindi io vado a occhio 1 centimetro e 1,5 cm, ok. Poi sono facilitata anche perché io ho i quadrettini. Fermate e andate a fare una cucitura con un punto dritto qui e sia qui. Allora, ragazzi, una volta fatta la cucitura,
cosa dobbiamo fare? Qui c'è il bordino, sono sul rovescio e adesso dovete mettere così dritto con dritto e cucite. Dov'è il braccino, ragazze? Fatemi controllare un attimo. Cucite a mezzo centimetro dal bordo qui e mezzo centimetro dritto con dritto qui, va bene? Chiaramente fate combaciare queste due cuciture, ok? Mezzo centimetro punto dritto e mezzo centimetro, bloccate il punto sia all'inizio che alla fine. Adesso ve ne faccio vedere una. Ho cucito quasi a mezzo centimetro dal bordo. Adesso dovete cucire anche su cucita a 1 centimetro dal bordo, quindi mezzo centimetro, e qui cucita a 1 centimetro dal bordo. Ok, bloccate il punto e la manica è pronta. Adesso io mi vado a cucire anche l'altra nello stesso identico modo. Vado a togliere un pochino l'eccesso. A questo punto aiutatevi magari con un risvolta tubolare o una cannuccia se l'avete, e una bacchetta, le cannucce quelle rigide, e portate sul dritto così. Adesso, dato che io voglio il risvolto bello rifinito, vado a fare anche un giro, vado a risvoltare quello che ho cucito internamente, vedete? Così il bordino qui sarà ben rifinito. Qui c'è la parte chiaramente che ho cucito quando ho chiuso, la vado a tagliare, tanto la parte interna verrà nascosta, poi capirete verrà incollata. A questo punto prendete il braccino e la manica è bella che è pronta. Vado a fare la stessa cosa qui e dopo vi faccio vedere gli altri pezzi come vanno cuciti. Andiamo a cucire il bustino. Le braccine le ho prese e le ho messe da parte, va bene? Allora, dritto con dritto, questo l'ho fatto vedere anche nel tutorial della Sambonnette, andranno cucite nello stesso modo, cucite sul disegno della sagoma e l'apertura in basso. Allora, ho cucito, ho tagliato un po' l'eccesso e adesso porto sul dritto. Tirate per bene, ops, è caduta la forbice. Adesso tirate per bene fuori le cuciture. Poi prendete, se come me avete deciso di mettere l'ovatta a fiocchi, ma ripeto è indifferente, potete anche mettere l'ovatta piatta all'inizio prima di andare a cucire, e vado a riempire un pochino, ma proprio poco, il corpetto, perché questa sagoma overall bill, così come la Sambonnette, saranno in rilievo. Benissimo, vedete, ho imbottito leggermente. Adesso qui questa apertura potete chiuderla anche senza rientrare il bordino all'interno, perché poi verrà messa all'interno della salopette, quindi cucite, magari potete anche incollare se volete, va bene? Io vado a cucire, dopodiché prendo il bustino e lo metto da parte. Ok, cucito. E adesso, siccome io sono un po' antipatica, vado a rifinire anche con lo zig zag qui, va bene ragazzi? Dopodiché lo metto da parte. Adesso andiamo a realizzare la salopette. Nella salopette troverete le due sagome, quelle che vi ho fatto vedere prima. Questa è quella che andrà dietro per creare una tridimensionalità alla salopette, e questa è la figura che si vedrà davanti. Di questa sagoma dovete realizzarne due, i tessuti messi dritto con dritto, e dovete disegnare la sagoma sul rovescio, va bene? Dopodiché dovete andare a cucire, partite da qua sotto, salite, cucite sul disegno della sagoma e l'apertura la lasciate in basso. Stessa cosa anche qui, bloccate il punto sia all'inizio che alla fine, quindi punto dritto e cucite fino a qui. Qua sotto deve restare aperto. Stessa cosa per l'altra sagoma, prendete due tessuti,
li mettete dritto con dritto, disegnate la sagoma sul cartamodello, quindi scusatemi, disegnate la sagoma sul rovescio del tessuto e poi partite sempre da sotto, bloccate il punto e fate questa cucitura fino a qui, bloccate il punto e l'apertura sarà sempre qui in basso, quindi lunghezza punto 2,5. Allora ragazze, io ho cucito, vedete, ho usato il filo quello giallo perché le impunture che farò adesso saranno sempre di questo colore perché sul jeans mi piace tanto. Adesso mi distanzio di qualche millimetro dalla cucitura e vado a togliere l'eccesso sia qui e sia qui. Adesso vado a velocizzare. Una volta tagliato l'eccesso a tutte e tre le sagome, vado a portare sul dritto proprio da dove ho lasciato aperto. Allora ragazze, io ho portato sul dritto già in una sagoma nel profilo qui ho già fatto una impuntura vicino al bordo di colore giallo, così come nelle diciamo nei jeans. Stessa cosa adesso andrò a fare anche all'altra sagoma che è identica a questa e stessa cosa farò sulla parte laterale, quindi per intenderci sulla parte del dietro della salopet. Davanti no, perché? Perché adesso vi devo far vedere, per creare questa tridimensione, che adesso capirete nel momento in cui andrò poi ad unire tutte e due le sagome, dobbiamo, intanto facciamo questa sulla parte del profilo dietro della sagoma, quindi questa qui dove c'è la parte del dietro. Davanti no, davanti adesso vi dirò esattamente dove dovete andare a realizzare l'impuntura, perché dovremo farla dal cavallo in giù, va bene? Perché questa è una sagoma di profilo, quindi dobbiamo dare tridimensione facendo questa cucitura sulla parte del cavallo fino giù, giù. Va bene? Quindi intanto andate a fare questa impuntura qui sul profilo laterale del dietro della salopet, va bene? E anche qui lo capite perché? Perché c'è questa, diciamo, questa sporgenza indietro che sarebbe, diciamo, il dietro, ragazze, ma avete capito, no? Ok, quindi vado a fare adesso questa cucitura qui e questa cucitura sulla parte laterale. Allora, ho fatto questa cucitura qui solo sulla parte del dietro della salopet, l'ho fatta qui, l'ho fatta anche alla stessa sagoma e anche all'altro pezzo, sempre sulla parte del dietro. Io su carta modello vi metterò davanti e dietro il riferimento, così non sbagliate. Adesso che abbiamo fatto questo, dobbiamo andare ad accorciare la salopet, quindi dovete fare adesso 2 giri, così, e fare dei risvolti. Fatene due da 1 centimetro, quindi in totale sono 2 centimetri più o meno, uno, e lo stesso lo dovete fare anche all'altra sagoma identica, all'altra. Cercate di farli chiaramente uguali, altrimenti si noterà. Ok, una volta fatti, guardate che sono carini. Andiamo a vedere se la misura è uguale, diciamo di sì. Dovete fermarli così, dovete sovrapporlo all'altra sagoma identica, mettete magari qualche spillino per tenere ferma la salopet, perché adesso dobbiamo fare una cucitura, dobbiamo renderla tridimensionale formando il cavallo, quindi formando la cucitura del profilo del cavallo, perché sennò così che sembra, è pure bella, però se facciamo questa impuntura sarà ancora più bella. Quindi me lo porto alla stessa altezza, il risvolto, adesso ci siamo. Benissimo. Ok, ci siamo ragazze. Allora, per prima cosa, qui dove abbiamo fatto il risvolto, non dovete assolutamente cucire. Qui metteremo poi un pochino di colla. Qui, sulla parte del davanti della salopet, dovete, adesso questo lo dico per
per chi ha il cartamodello, per chi non ce l'ha, senza fare il risvolto, dovete salire di 8 centimetri, mettete un segnetto, perché qui adesso io vado a occhio ragazze perché so dove deve essere fatto, ma voi misurate partendo dal basso e salite di 8 centimetri perché qui verrà fatto il cavallo, quindi la cucitura, l'impuntura usate chiaramente un filo a contrasto perché se no non si noterà. Allora vedete qui vi ho segnato cavallo, dovete partire da qui e fare una cucitura di un'impuntura insomma per rendere poi la sagoma anche tridimensionale. Questo lavoro va fatto prima di fare il risvolto alla salopette, perché altrimenti vi verrà troppo su, chiaramente. Quindi andiamo a misurarlo. Qui adesso inizio io a fare un'impuntura, blocco il punto e faccio questa cucitura fino a qui e blocco il punto, non vado a cucire il risvolto, qui non dovete assolutamente cucire. Ho fatto la cucitura, vedete ho formato anche una specie di V. Adesso che abbiamo fatto questo andate a fare una cucitura anche qui sul lato del davanti della pettorina e vi bloccate qui prima della, diciamo, della cucitura. Ho effettuato anche questa cucitura, adesso tolgo gli spilli, qui vi ritroverete aperto, ma qui io non vado a cucire, qui metterò poi un puntino di colla, qui, successivamente, quando andrò ad imbottire poi con un po' di ovattafiocchi la salopette e successivamente andrò a bloccare qui dopo aver messo le scarpette, ma questo è un procedimento che vi faccio vedere adesso. Intanto la prendo e la metto da parte. Le bretelle, due tessuti messi dritto con dritto, poi cucite sui tre lati e qua sotto lasciate aperto e cucite a 1 centimetro dal bordo sui tre lati. Una volta cucito tagliate l'eccesso, risvoltate e fate una impuntura anche alle bretelle. Una volta fatto questo sarà il risultato. Quindi mi vado a cucire questa bretella, dopodiché iniziamo a fare il cappello e poi possiamo assemblare overall bill sul quadretto. Ora iniziamo il cappello, i due tessuti messi dritto con dritto, vi disegnate la sagoma sia della circonferenza esterna che quella interna. Dopodiché andate a cucire a 1 centimetro dal bordo sul lato esterno, tutto intorno. Dopo aver cucito, vedete, a 1 centimetro dal bordo, vado a togliere l'eccesso tutto intorno, lascio qualche millimetro di tessuto. Una volta ritagliato, prendete la falda, piegatela così a metà e fate un taglio qui in mezzo e andate a tagliare non proprio vicino, proprio sul segno, qualche millimetro prima, così con la forbice, lasciate qualche millimetro e andate a ritagliare tutto intorno. Una volta fatto, andate e portate sul dritto e soprattutto tirate per bene fuori le cuciture, così. In questo modo. Per voi che utilizzate eventualmente il tessuto in juta, per evitare di sfilacciare adesso le parti chiaramente che avete tagliato, quindi quelle non rifinite, le soluzioni sono due: o fate lo zig zag oppure adesso prendete la colla a caldo, basterà un puntino di colla a caldo e salderà la colla a caldo, salderà e non sfilaccerà più l'aiuta ragazze, va bene? Quindi qua bisognerebbe stirare, però io velocizzo ragazze e non stiro, tanto dopo verrà messo nel quadretto. Adesso prendete la calotta, mettete dritto con dritto e cucite a 1 centimetro dal bordo. Dopo aver cucito a 1 centimetro dal bordo, aprite questa cucitura e vi ritroverete così. Adesso riportate nuovamente il dritto della calotta all'interno, fuori aprete l'esterno. Prendete il tappo, piegatelo così e fate queste piccole, piccolissime 2 tacchette. Così, poi ripiegate nuovamente dall'altro lato, fate combaciare le 2 tacchette e fate questi altri 2 piccoli segnetti con la forbice, piccoli taglietti e vi ritroverete con questi 4 riferimenti. Prendete la calotta, piegatela così,
qua c'è la cucitura, piegatela in questa maniera e fate questo piccolo taglietto qui. Poi aprite, fate combaciare questo piccolo taglietto con la cucitura laterale e fate questi altri due piccoli taglietti, uno di qua e uno di qua. Poi prendete ago e filo, prendete il tappo, lo inserite all'interno e fate combaciare queste 4 tacchette con queste 4 tacchette. Io inizio qui dove c'è la cucitura, inserisco il dritto all'interno, fermo qui, metto delle mollettine, faccio la stessa cosa anche qui, faccio combaciare i due segnetti. Mi sono perso il segnetto, ragazze. Eccolo qui. Ecco qui. Faccio combaciare il segnetto col segnetto. E stessa cosa anche qui. Una volta fatto, inizio a cucire a mano. Vado a fare un punto filza molto stretto, molto ravvicinato, ma potete cucire in qualsiasi modo. Sotto la macchina da cucire verrà un po' male, quindi vi consiglio di cucirla a mano. Va bene, ragazze? Quindi prendiamo un'altra mollettina e un'altra qui e inizio a cucire. I pezzi piccoli sono sempre quelli un pochino più antipatici da cucire. Ecco fatto. Adesso prendo ago, filo e inizio da qui dove c'è la cucitura, blocco il punto e inizio a fare questa cucitura tutta intorno. Prima mi blocco il punto, ragazzi, così ne faccio un altro e inizio a cucire. Più che punto filza farò un punto avanti e indietro, ragazze, così piccoli, torno indietro e continuo. Tolgo queste mollettine, ragazze, perché mi danno fastidio e continuo a fare questa cucitura. Se voi invece state utilizzando l'aiuta, dopo che cucite mettete anche, sigillate tutto con un puntino di colla a caldo, così il tessuto non si sfilaccerà assolutamente. Vabbè, ragazzi, io continuo tutto intorno e poi vi faccio vedere come va assemblato. Allora, ragazzi, ho fatto questo punto di cucitura tutto intorno, però io adesso provo a cucirlo anche vicino al bordo sotto la macchina da cucire. Quindi aspettate che ve lo faccio vedere. Eccomi qua. Adesso, per sicurezza, anche perché dopo metterò un pochino di ovatta all'interno, quindi se non ho cucito bene l'ovatta uscirà fuori. Si può cucire, ragazzi, sotto la macchina, si può. Però vi consiglio di imbastire prima, come ho fatto io, perché fondamentalmente era come un punto di imbastitura. L'importante è che cucite vicino al bordo. Ecco fatto. Sì, questo si può cucire, ragazzi. Sono quasi arrivata. Blocco il punto e la cupola è formata. Togliamo qui questi fili, portiamo sul dritto, si dovrebbe stirare un po', ragazze, benissimo. Questa parte qui con la cucitura poi andrà appoggiata alla base, quindi non si vedrà nulla. Benissimo, ragazze. Adesso accendete la pistola a caldo perché questa parte qui adesso l'andremo ad incollare qui. Quindi già prende forma. Io la cucitura, considerando che il cappellino poi lo andrò ad appoggiare così, la cucitura la metterò nascosta dietro. Certo, qui dovrei fare anche una cucitura per farlo stare ben ferma, questa cucitura qui. Vediamo se viene, se è possibile, no, perché è troppo piccolo. Vabbè, tanto poi questo andrà schiacciato dentro, ragazze, non fa nulla. Allora, accendiamo la pistola a caldo e andiamo ad inserirlo così all'interno e a fissarlo con tanti puntini di colla. Tanto successivamente io metterò, ho tagliato un pezzetto di tessuto così sfilacciato, grezzo, lo andrò a nascondere poi qui con questa fascetta, così. Quindi non si vedrà neanche la colla tutto intorno. Va bene, ragazze, quindi accendo la pistola e iniziamo ad incollare il tutto. Quindi mettetelo così all'interno, io decido di farlo così, vedete? Poi qui proprio sul bordo mettete dei puntini di colla
e lo andiamo ad incollare qui, così. Va bene. Allora, nel frattempo che la colla si riscalda, io mi taglio così in modo grossolano, all'incirca sarà 1 centimetro, ragazze, ma potete mettere anche un nastrino, sì, è quasi 1 centimetro, ragazze. Ne taglio 2 strisce che poi incollerò qui per non far vedere l'attaccatura e per decorare ulteriormente il cappellino. Allora, al solito, a me non arriva qui la pistola, adesso vi faccio capire, metto qui sul bordo un po' di colla, qui sul bordo, e tengo così, vado a spingere e vado ad incollare la falda al bordo della cupola del cappello, così, fate asciugare piano piano, fatelo un pochino per volta. Ora metto altra colla qui e continuo. Facilissimo, ragazze. Così. È già preso forma il cappellino. Manca questo pezzettino qui. Ecco fatto. Spingete qui sul bordo, spingete la falda qui sul bordo. Eccolo qui, ragazze, che bello. Ora aspettate che si asciuga per bene, mi raccomando, perché altrimenti si apre. Aspettate che qui adesso ci mettiamo pure la fascetta, così. Appena si asciuga bene bene bene, prendete pure voi qualcosa e andate ad incollare qui tutto intorno, sempre con dei puntini di colla. Allora, ragazze, adesso prendete la salopet. Questa parte dietro, nel momento in cui andremo ad incollare, non si deve vedere, quindi io ho messo della colla proprio sotto il risvolto. Qui però è aperto, perché qui adesso ci dobbiamo inserire una scarpetta, ho incollato qua sotto, ok? Adesso prendete invece l'altra sagoma, quella che adesso metterò nascosta dietro. Qui dovete fare lo stesso risvolto della stessa identica misura. Quindi fate il risvoltino. Niente, aspettate che tolgo questi fili che proprio non sopporto. Ok, perfetto. Quindi questa è la parte del dietro della salopette. Io lo metterò così, in questa maniera, perché poi guarderà la sunbonnet che è posizionata da quest'altra parte, quindi non lo posso mettere con le spalle girate, quindi lo metterò così. Questa è la parte del dietro, quindi questa parte qui. Cosa dovete fare? Dovete prenderlo, posizionarlo così e creare adesso questo effetto diciamo, della gambetta che fuoriesce leggermente. Cercate di centrarlo così bene, in questa maniera, così, leggermente, non troppo, leggermente, in questo modo. Che bello. Perfetto, a questo punto io così vado a mettere della colla qui, qua sotto e me lo fisso così, qua sotto ho messo la colla e mi ritroverò così, in questo modo. Adesso cercate, prima di incollare, fate delle prove. Allora, qui andrò a mettere una scarpetta all'interno. Adesso prendete una scarpetta, inseritela all'interno, vi aiutate magari con una pinzetta e l'altra scarpetta andrà sull'altra sagoma, quella nascosta dietro. Inserite e mettete un puntino di colla e fissate tutte e due le scarpette sotto
il pantalone. Mi raccomando, posizionatele alla stessa altezza. Adesso l'importante è mettere un po' di colla sul bordo della salopette. Adesso la dobbiamo chiudere lì dove non abbiamo cucito. Quindi prima incollate le scarpette e poi incollate il lato della salopette, quella che è rimasta aperta. Mettete lì un puntino di colla, chiaramente non dove c'è la curva e non dove inseriremo poi il collo, soltanto sul lato della gamba. Allora, controllo se ho il microfono acceso perché poco fa ho registrato, ma il microfono si era scaricato, quindi non si sentiva nulla. Allora, dovete adesso, vi aiutate magari con una pinzetta, all'interno di questa gambetta dovete incollare una scappetta e poi alla stessa altezza incollate l'altra a questa parte qui che verrà nascosta dietro. Una volta fatto, una volta fatto, iniziamo ad assemblare tutto. Prendete il bustino, la parte dove c'è la curvatura deve andare qui, dove c'è la curvatura della salopette. Per prima cosa prendiamo un pochino di ovattafiocchi, ma proprio poca ragazze, e la inseriamo all'interno della salopette. Riempiamola un po', ma non mettetene tanta, perché altrimenti viene troppo ciccioso e non va bene. Così, tanto per simulare la gambetta, che all'interno c'è la gambetta, va bene? Una volta fatto, prendiamo il corpetto, qui c'è la curva e andrò a posizionarla sulla curva della salopette. Sempre con una pinzetta inserisco all'interno. La inseriamo così all'interno, così, così. Deve stare leggermente, rispetto alla pettorina, leggermente in fuori, proprio qualche millimetro, si deve leggermente vedere. Poi con la colla mettete un puntino di colla qui e bloccatela qui. Mettete un puntino di colla qui all'interno e un puntino qui, va bene? Io la metto anche dietro, ragazze. Cercate di fissare diciamo, il corpetto, la magliettina, insomma, alla salopette. Ok, ho messo la colla, perfetto. Una volta asciugata, dobbiamo prendere le braccia. Mi raccomando, dove c'è la cucitura, nascondetela, eh? Mettete un puntino di colla qui all'interno per bloccare il braccino e fare in modo che non esce più. Così. Stessa cosa anche a questo braccino, cucitura nascosta. Ok, qua abbiamo, questo non serve più. Ok, adesso prendiamo il primo braccino perché deve andare dietro. Prima, mi raccomando, fate sempre delle prove, non andate ad incollare subito. Allora, lui terrà poi questo bel cesto di frutta che andrà a fare il picnic con la sua bella sambonnette. Quindi lo terrà così. Quindi, adesso che sono convinta, vado ad incollare tutte e due le braccine. Colla qui e colla qui. Prima incollo questa. E poi questo braccino così. In questo modo. Aspettate che asciuga. Poi prendete il collettino. Questo chiaramente dovete metterlo sempre di profilo. Un puntino di colla qui e incollate il colletto. Però io prima faccio una prova.
aspettate perché ancora la colla, ragazze, non si è asciugata. Quindi no, prima metto il collo qui, ragazze, vado ad incollare il collo qui e dopo metterò il colletto così. Benissimo. Aspettate che asciuga bene, adesso mancano le bretelle. Io metterò dei bottoncini in legno qui, ragazze. Allora, il collettino. Allora, adesso vi modifico la sagoma su carta modello perché è troppo grande, lo voglio più piccolo. Quindi diminuiamo la misura, così. Aspettate che mi prendo la misura, così ve lo segno anche su carta modello. E da quasi 1,5 cm. Aspettatemi prende riferimento, 1,5 cm. Ok, vado. Adesso ci siamo, come misura è perfetto. Puntino di colla, ragazze, mettetelo così. E un puntino di colla. Perfetto. Così, che amore. Certo devo nascondere la testa, ragazze, perché senza occhi e senza niente fa un po' impressione. Adesso mettiamo le bretelline. La parte rifinita, questa si deve vedere. Una, allora, per prima cosa andiamo a fissare il collettino, quindi un puntino di colla anche sotto e lo fissiamo al corpo, altrimenti si sposta. Perfetto. Benissimo così. Adesso le bretelle, quindi una la mettiamo qui, puntino di colla e la nascondiamo dietro. Così, puntino di colla qui. Così. E questo poi lo possiamo anche tagliare e fermare, tanto dietro non si vedrà nulla, ragazze, perché adesso lo dobbiamo incollare alla base. Mm. Adesso prendiamo l'altra, verrà messa qui, puntino di colla, faccio passare dietro. Questi filamenti, mamma mia, non li sopporto. Ok, questa parte la taglio e la vado ad incollare qui. Ecco fatto. Oh, adesso i bottoncini, prendete delle decorazioni, io li metterò qui, puntino di colla, incolliamo anche qui, uno qui e uno qui. Adesso prendi il cappello, che meraviglia. Ok, adesso prendete la parte bella del cappello, la cucitura, buttatela dietro, prendete il vostro overall bill, dov'è la cucitura? Qui, e posizionate il cappellino. Se necessita potete mettere anche all'interno un pochino di ovattafiocchi, ma non credo che ce ne vorrà. Quindi lo portate così, in questo modo, perché il viso di overall bill sarà leggermente anche il suo coperto dal cappello. Quindi fate delle prove. Che meraviglia, ragazze. Magari mettete dei puntini di colla per tenere ben fermi il cappellino giù, perché il profilo si deve intravedere. Che meraviglia, ragazze. Per me va bene così, guardate. Che bello. Adesso vedrete quando chiuderò.
poi terrà il cestino così, in questa maniera, quindi metterò adesso la colla qui. Quindi sono convinta, vado adesso ad incollare tutto. Quindi, ok ragazze, vado ad incollare il cappello, metto dei puntini di colla all'interno. Allora, ok, adesso che sono convinta, vado piano piano ad incollare. Inizio da qui, aspetto che si asciuga la falda alla base, poi vado, sollevo, metto colla qui e vado a fissare, aspetto che si asciuga per bene tutta la sagoma sulla base. Alla fine andrò ad incollare anche il cestino. Ecco qui ragazze, che meraviglia. Adesso vado ad incollare anche il cestino, metterò colla qui e lo metterò la manina anche qui incollata. Che meraviglia, incollata al manico. Adesso voglio incollare una spiga di grano, quindi prenderò questa spiga secca, chiaramente la vado ad accorciare. Metto un puntino di colla e la metterò qui. Sportisco un po' perché altrimenti sembra troppo eccessiva. Benissimo. Ed ecco fatto. Aspettate, metto anche un po' di sì, assolutamente sì. Sembra tipo nebbiolina questa. Ecco fatto. Bello ragazze. Bellissimo. Ecco fatto. Meraviglioso ragazze. Overall bill. Adesso posso inserire all'interno tutto questo bel capolavoro ragazze. Che meraviglia. Ecco fatto e vado a chiudere. Che meraviglia. È bellissimo ragazze, spero vi piaccia. Ragazze, il tutorial è finito. Aspettate, ve li faccio vedere insieme. Vi faccio vedere come verranno messi. Guardate che bello, ragazze, è meraviglioso. Overall bill in rilievo dentro la shadow box. Ma ripeto, questo tipo di soggetto potete applicarlo ovunque, ragazze, ovunque andrà benissimo, soprattutto per chi ama questi soggetti. Eccoli qua, ragazze, guardate che meraviglia. La Sunbonnet Net su e Overall Bill, una bellissima coppia, mitici tutte e due. Ragazzi, se vi è piaciuto questo tutorial, io vi aspetto anche su Facebook nel mio gruppo di cucito, il cucito di Miu.
dove potete pubblicare i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial. Io vi aspetto anche lì, non vedo l'ora di vedere la vostra bella coppietta. Se vi è piaciuto il video, supportatemi con un cuoricino, commento, condivisione, ma soprattutto like. Spingiamo questo video, ragazze. Vi ricordo che il vostro supporto è gratuito, qualsiasi tipo di supporto, quindi mi piace, condivisione, cuoricino, quello che volete fare, fate. Però sappiate che questo mi aiuterà nel continuare ancora con altri bei progetti per voi. Quindi che dire, ragazze, bellissimo questo progetto, bellissimo, sono veramente contenta. Spero che il video vi sia piaciuto. Grazie per la compagnia. Io vi rimando al prossimo tutorial. Ciao a tutte amiche.